ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io sono emozionatissima perché questa è la settimana di partenza. Il 25 gennaio alle ore 17 iniziano le masterclass e Roberto mi ha pregato di dirvi che in questa settimana riceverete via mail tutte le istruzioni per accedere alla masterclass. Quindi io veramente sono più emozionata di voi. È bellissimo, è un sogno che si realizza. Siamo ormai da 5 anni insieme, è qualcosa di straordinario, veramente emozionante, commovente, bellissimo. Abbiamo fatto un lavoro straordinario in questi anni insieme. E ogni giorno era una scoperta, una sorpresa e adesso arriviamo nel culmine, nell'incontrarci, nel vederci, nel conoscerci. Guarda, c'ho i brividi mentre ve lo dico, è bellissimo, è veramente bellissimo, non so che altro dire. Grazie, grazie, grazie. È una famiglia straordinaria quella che abbiamo creato. Nella prima masterclass vi darò l'iniziazione alla famiglia del drago fiammeggiante, perché per praticare uno yoga, un vero yoga, è necessaria l'iniziazione. Quindi anche questo mi fa molto emozionare. Non lo so, non so che devo dire. È bellissimo, è bellissimo. Dai, dai, e vediamo oggi i nostri beniamini come si comportano. Il nostro lui-lei è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Di là che lo stiamo facendo in questa settimana di grande iniziazione, è la settimana dell'iniziazione. E quindi l'iniziazione a cosa? Allo ierogramma interiore, alle nozze alchemiche, al matrimonio mistico. Noi faremo l'iniziazione al matrimonio mistico, che è proprio questa, la coniuzio oppositorum. Vediamo che cosa ci dicono, vediamo che succede. Sono più emozionata di voi. Allora, archetipo maschile e archetipo femminile che si incontrano nello straordinario viaggio chiamato vita. Allora, vediamo questi giorni che cosa hanno da dirci e come acclimatarci al meglio nelle energie di questa grande fase della nostra vita, che è quella del mago, che è quella del mago. Allora, partiamo, altrimenti mi impappino, non so che dire perché sono emozionata comunque. Io oggi metto prima di tutto gli Osho Zen, sia da una parte che dall'altra. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia, amore e prosperità. Allora, iniziamo con lui, vediamo la struttura energetica, no? Vediamo cosa ci dicono gli Osho Zen. Il sentiero iniziatico per lui in questa settimana. Mettiamone 3, 1, 2 e 3. Celebrazione, e già. E il creatore e volgersi all'interno. Sai che cos'è questa triade? Il piacere immoto, scritto tutto attaccato, immoto, come si dice nello yoga sciamanico, no? Il piacere immoto è quel piacere che non è più suscettibile dalle fluttuazioni della vita. I maschili realizzeranno una soddisfazione emotiva interna perché sono legati direttamente al loro creatore, cioè al loro sé divino, alla loro sposa celeste, al loro sposo celeste. E questo gli permetterà di oltrepassare tutti i limiti della mente, il chiacchiericcio della mente, bla 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 bla, mostri, fantasmi, eccetera, e provare quella sensazione di piacere immoto, che è quello che andiamo a fare poi con lo yoga sciamanico nell'estasi sciamanica. L'estasi sciamanica consta del fatto che tu ti ritrovi col tuo sposo divino, questo è. Cioè, e quindi qua abbiamo energie maschili nella fattispecie che vanno incontro alla realizzazione di questa celebrazione interna con i propri aspetti interni, no? E hanno, questo è il potenziale di questa settimana. Quindi qua il maschile in questa settimana ha la possibilità di connettersi direttamente con la propria fonte,
Questo lo possiamo fare sempre, ma in questa settimana evidentemente o in questi giorni che tu guardi il video è allineata a questa predisposizione, è già dentro, in modo tale che tutte le voci della mente possano essere silenziate. Cioè la mente non può essere fermata, è come dire al cuore di smettere di battere. Perché non può essere silenziata? Perché è uno strumento, se c'è, serve, sì, serve a farti avere la consapevolezza, ma questo l'ho spiegato nel podcast La mente. Ehm, non devi dare retta ai pensieri, questo è il punto. E come lo fai? Unendoti a quella voce divina, quell'intuizione interiore che è più della tua mente. E questo ti permette di gioire qualsiasi cosa accada. Quindi abbiamo dei maschili che sono una sorta di bolla. Questa bolla non è una bolla di estraneità, ma una bolla che gli permette di sentire l'essenziale e di gioire qualsiasi cosa accada, silenziando la mente. Bellissima questa cosa, eh? Vediamo da questa parte. E questo, siccome i maschili sono anche le nostre azioni, tutti noi abbiamo maschile e femminile interno, il maschile è l'azione, femminile è ricezione. Quindi tu, il tuo maschile interno, cosa ti fa fare? Ti fa fare delle azioni che ti portano, azioni creative, azioni ispirate, che ti portano a non seguire la mente, capito? A fare delle azioni creative, ispirate, e al di là di quello che dice la mente, sì, ce la fai, non ce la fai, non te ne frega niente, perché fai azioni creative, ok? Sul femminile, non hanno fretta di fare le cose, le fanno da una calma interiore, no? Il brusio della mente non lo sentono, non lo ascoltano più che altro, no, non lo sentono. Allora, energie femminili. Uno, due e tre. La guida. Bellissimo. Energie femminili che seguono la guida interiore anche se hanno un po' di timore, no? Bellissimo. Il sole, l'innocenza e rallentare. Questa è un'altra stesa stupenda, degna di nota. Allora, qua c'è la realizzazione di... ti ho detto che qua non hanno fretta, queste sono due carte di non fretta. E quindi cosa vuol dire questa non fretta? Che viene elusa l'ansia. Qua abbiamo energie femminili che seguiranno la guida interiore con reverenza e anche un po' di timore. Allo stesso tempo qua abbiamo l'innocenza. L'innocenza è il sole in questi tarocchi, perché la guida interiore gli dà la possibilità di fare delle cose, di seguire delle cose che fanno, no? Fare delle cose senza l'ansia, perché sanno che ciò che stanno facendo costruirà poco a poco la loro meravigliosa saggezza che le guiderà per il resto della vita. È molto poetica questa lettura, ve lo dico, molto poetica. Vedi, qua c'è la figura di una donna e qua c'è l'angelo, la guida, anche se la donna sta un po' girata, però dice non ne posso fare a meno di seguire la mia guida. Questo la porta alla realizzazione di una saggezza infinita, l'innocenza, cioè di nuovo la purezza. Qua c'è un anziano, no? E che guarda questo animaletto, credo che sia, non è una cicala, qualcosa. Quindi questo è l'anziano con l'innocenza, perché la saggezza acquisita con consapevolezza durante la vita, seguendo la guida interiore, ti porta ad avere l'anzianità giusta per poter essere bambina. Capito? È l'adultità animica questa. Rallentare, questo corrisponde a un cavaliere di denari, a fare le cose con calma, senza fretta. Cioè, in questi giorni, non mi ricordo, pure un video, forse la scorsa settimana, vi ho spiegato l'ansia, no? Qua non c'è ansia. E significa che ci stiamo acclimatando ai ritmi naturali. Quando noi abbiamo l'ansia è quando stiamo scappando da un dolore che abita il presente, invece di seguire la guida interiore. Invece qua tu la segui. Quando tu arriva l'ansia, che è in funzione di un sistema estremamente veloce, no, che abbiamo, che vuole farti arrivare. Il Buddha diceva a un certo punto capirai che non dovevi arrivare da nessuna parte.
ma solo togliere, togliere, togliere i veli che ti impedivano di vedere che tu sei già il Buddha. Infatti l'ultima parola pronunciata dal Buddha fu Samasati, ricorda chi sei, Samasati. Allora qua i femminili faranno dei passi, questo è il 3 di denari invece, volti a mettere le basi per la costruzione di qualcosa di duraturo nella loro vita, senza ansia, perché hanno la saggezza dell'adultità animica. Wow, wow, bellissimo. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano adesso. Allora, partiamo da questi. Voi vedete ragazzi? Sì, i ragazzi. Allora, vediamo il nostro maschione, come sta questa settimana. Vediamo qual è la maschera, che non è la maschera in senso negativo, è la personalità, no? Un po' come l'ascendente, quello che mostri al mondo. Quindi energia attuale, quello che mostra al mondo, a lei o a chiunque come espressione nel mondo. Energia attuale. Il paggio di denari si mostra propositivo, si mostra con la voglia di fare esperienze, si mostra con la voglia di conoscere, con quell'umiltà di dire non so tutto, io so di non sapere, quindi voglio conoscere, voglio essere. È un'energia bellissima quella del maschile. La stessa sta parlando anche delle azioni che farai, con la voglia di conoscere, con la voglia di scoprire. Io so di non sapere. Quindi qua abbiamo sia dei maschili che si mostrano volenterosi all'apertura concreta, facciamo questo, facciamo quest'altro, con la stessa umiltà di un bambino. L'umiltà, il bambino bambino adolescente, di un ragazzo, vuole conoscere, vuole apprendere, sa di non sapere tutto ed è come se avesse ritrovato anche lui quell'innocenza tale da poter conoscere quanto è più possibile con quell'entusiasmo che ce l'hai quando la vita ancora non ti ha schiacciato con le sue credenze. Ok, qua c'è una rinascita. Hanno energia propositiva di fare, di conoscere, di proporre. Vediamo ancora cosa ha nella sua mente. Nella sua mente re di denari. È bellissima questa stesa. Qua abbiamo maschili molto pragmatici, molto pratici, ma con la stessa risoluzione cioè abbiamo maschili molto pratici, pragmatici, con l'entusiasmo di un ragazzo, ok? Molto seri, molto pragmatici. Nella mente il re di denari mi parla di lui che pensa a una certa stabilità, alla voglia di costruire, alla voglia di costruire su basi nuove, paggio di denari. Quindi vedo dei maschili molto propositivi, molto concentrati sulla vita pratica, ma con l'umiltà di chi sa di non sapere. E grazie a quell'umiltà si può costruire veramente quelle basi solide che stanno anelando. Sì, sì, non si lasciano distrarre dal brusio della mente. Cosa hanno nel cuore? Cosa ha nel cuore il maschile? Il 10 di coppe, te l'ho già detto quando è uscita questa carta. Hanno nel cuore la voglia di amare totalmente, è la famiglia dell'anima questa. Nei confronti del femminile o nei confronti di una lei abbiamo qua dei maschili veramente bellissimi. Io faccio un applauso al maschile che è anche dentro di noi, che sono veramente bellissimi. Nel cuore il 10 di coppe è l'amore totale, sono molto innamorati della vita, ma hanno quell'amore, non quell'esaltazione isterica, no, hanno quella comprensione profonda di un amore a tutto tondo. Qua ci sono molti maschili che hanno intenzioni veramente serie con una persona, veramente, veramente serie, se parliamo ad altri livelli. Se parliamo dei livelli più alti, conformi a tutti, qua abbiamo dei maschili, che è anche la nostra energia interna maschile, no? Che si faranno
hanno questa predisposizione a costruire con molta umiltà, saggezza e apertura di cuore. È bellissimo. E quale può essere l'ostacolo karmico in questa settimana volto a realizzare questo progetto? L'asso di coppia è molto interessante perché mi parla dell'amore di nuovo. Però l'asso di coppe può essere o un nuovo amore con qualcuno, con quest'idea meravigliosa che hanno, darsi a una nuova fiamma, a una nuova relazione, darsi totalmente, oppure il rinnovo di una relazione, oppure semplicemente smettere di avere paura dei propri poteri psichici, che sono relativi all'apertura del quarto chakra. Quindi è non è un grande ostacolo perché c'è l'asso di coppe qua, ciò significa che c'è comunque la possibilità, ma è un'apertura in più rispetto a quello che già hanno, no? Già hanno fatto un passetto in più, devo fare l'altro passetto, capito? Ecco perché qua mi mettevano rivolgersi all'interno, laddove la mente può arrovellarsi con delle questioni, loro non l'ascoltano e sono predisposti a fare questo passetto in più, al darsi, sì. Andiamo da questa parte adesso. Allora, la maschera del femminile o semplicemente come si mostrano, no, al mondo o a lui, insomma, all'altra persona. Energia attuale. Si mostrano con la voglia di fare, di essere, con la grinta, con l'entusiasmo, c'è tanta voglia di osare. Voglia di osare, c'è una passione che le abita, c'è la voglia di osare. L'energia attuale è la voglia di osare, la voglia di fare cose guidate dal loro istinto risvegliato, come lo chiamerebbe Aurobindo, no? Che quando mente e cuore sono allineati, l'istinto risvegliato. Quindi le vediamo seguendo l'istinto. E quali sono i pensieri di lei? Perché sta proprio bene. E allora i femminili dicono: seguo l'istinto perché so che l'istinto mi farà stare bene. 9 di coppe, stanno pensando 9 di coppe, io sto bene così come sto. Io sto bene, stanno pensando che vogliono essere completamente appagate prima di tutto in loro stesse, cioè sentirsi soddisfatte di sé, e quindi l'energia attuale è proprio: seguo il mio istinto perché il mio istinto mi fa essere soddisfatta di me. Che ci sia una persona fuori oppure no, questa settimana i femminili agiscono con questo istinto perché sanno che seguendo l'istinto possono stare bene. Se segui l'istinto non sbagli mai, quando l'istinto è allineato al cuore, no? Soprattutto se fate le pratiche dello yoga sciamanico, sapete che sempre, quando seguite l'istinto, perché le memorie cellulari si risvegliano, no, con le pratiche, state bene. Ok, vediamo cosa hanno nel cuore i femminili, o cosa ha nel cuore lei. Qua c'è un 5 di denari. Allora, rispetto 5 denari è la penia, la sensazione di esclusione, la sensazione di mancanza. Siccome qua abbiamo un 9 di coppe, queste settimane i femminili si possono ritrovare a sentire delle sensazioni di un sentirmi esclusa o un sentirmi messa da parte. Non c'è migliore occasione che lavorare con l'istinto sulle pratiche yoga sciamanico, no? Perché qua è necessaria fede nel tuo istinto, perché il 5 denari mi parla di questa sensazione un po' di esclusione della diapenia, con la quale è necessario, fondamentale allearsi e non avere fretta che la diapenia faccia il suo corso per realizzare l'abbondanza dentro di te, per poi proiettarla fuori come immagine perfetta della tua realtà, no? Segui l'istinto, segui l'istinto. Alcune volte i femminili potranno essere percepite dal mondo come coloro che non hanno paura, non hanno, no?
molto, molto accese, molto focose, però a volte quella è, non dico che sia sbagliata, quel tipo di maschera, anzi, utilizzare questo coraggio per affrontare qualsiasi cosa ti porta a lavorare su questa energia del 5 denari, determinando il benessere, capito? Sai che c'è qua? Qua ci sono i femminili che si riprendono il potere personale, cioè utilizzano magari una sensazione un po' di rabbia o un po' di impeto guerriero, quando la rabbia si trasforma diventa impeto guerriero. Quell'incazzatura, cazzimma si dice in napoletano, no? Utilizzano quell'incazzatura a loro favore. Non è niente proiettato fuori qua, è tutto all'interno, 9 di coppe. Cioè utilizzano delle sensazioni un po' di mancanza che può venire o per una cosa o per l'altra a loro favore, utilizzando quell'energia che arriva dal 5 di denari come potente alleato per realizzare il loro benessere in questa settimana. Qual è l'ostacolo che si può frapporre per realizzare questo benessere? L'ostacolo proprio su cui lavorare. Una certa insoddisfazione emotiva. Il 4 di coppe è un po' l'ostacolo, c'è una certa insoddisfazione emotiva, magari non arriva quello che veramente mi appaga a livello emotivo, o non c'è la persona che mi appaga, oppure non riesco, c'è un po' di insoddisfazione per questa sensazione un po' di mancanza dovuta a qualsiasi cosa. Ma il 4 di coppe, nei Rider White sapete che c'è quello che dà la coppa e la persona non la vede perché ehm, si concentra sulle altre coppe, no? Su quello che ha a livello emozionale che non lo soddisfa, però il divino gli sta dando una coppa, quindi è molto simbolica questa carta e ti dice questa settimana tu devi vedere in quello che stai facendo e quello che ti verrà davanti come evento un tuo potente alleato. La sensazione di mancanza o di penuria che può arrivare in settimana è ciò che ti serve affinché tu possa realizzare questo benessere, cioè è proprio la noia o l'apatia che ti dà la possibilità di realizzare questo benessere, perché a un certo punto ti scatterà qualcosa che ti fa andare incontro a questa realizzazione. Sì. Molti femminili prendono come pretesto, ecco questo volevo dire, la sensazione di sentirsi escluse da qualcuno. Va bene? Prendono come pretesto la sensazione di sentirsi escluse da qualcuno, di essersi sentite escluse. Il loro obiettivo è il benessere personale, quindi utilizzano quella cazzimma, quel friccichio per risvegliare l'istinto. Ok, vediamo un po' da questa parte quali sono le vere intenzioni dell'anima di lui in questa settimana. Le vere intenzioni dell'anima. Avere le idee chiare. Paggio di spade. Le vere intenzioni dell'anima sono avere le idee chiare. Avere le idee chiare, parlare chiaro, anche dire delle cose un po' scomode laddove è necessario, per chiarire, ma soprattutto con volgersi all'interno qua, avere le idee chiare, non avere la mente confusa. Quindi una volta che si hanno le idee chiare si fanno azioni conformi al proprio cuore, che sta qua come ostacolo, no? Avere le idee chiare, quali sono le azioni che farà nei confronti di lei, nei confronti del mondo in questa settimana? Seminare qualcosa di nuovo e attendere senza fretta i frutti di quello che semina. Il 7 di denari mi parla di nuova semina e prendersi cura di ciò che si sta seminando. Quindi non sono azioni impulsive, non sono azioni shock, non sono azioni violente, sono azioni che parlano di avere la giusta calma per poter allinearsi le idee al cuore e fare azioni che mi parlano di pazienza e cura di ciò che viene seminato o di ciò che è stato seminato. Mm? Molti maschili qua, se parliamo su un altro livello, sono maschili che stanno
portando solidità nella loro vita quotidiana, amando tutto ciò che fanno nel pratico. Ok? Poi nel rapporto a due, invece, aspettano per vedere qualcosa in più prima di fare dei passi grossi. Ok. Energia finale, cosa ne deriva da tutto questo in questa settimana, in questi giorni? Un bellissimo cavaliere di coppe. E qua c'è veramente un'apertura d'amore. Vedo inviti, vedo maschili che sondano prima di fare dei passi importanti. Cosa ne deriva? Che alla fine i maschili si danno, fanno inviti d'amore, inviti che parlano di movimento di cuore, però hanno una bella struttura dietro. Alla fine questo asso di coppe viene trasceso, cioè viene integrato, come già ti avevo detto prima che non era un grande blocco, no? Con il cavaliere di coppe, quindi la coppa viene portata, viene data, viene offerto un invito, si danno le loro emozioni, si danno a una persona dopo averci riflettuto ma con il cuore aperto. Chiaro? Vediamo da questa parte. Quali sono le vere intenzioni dell'anima di lei in questi giorni? Le vere intenzioni dell'anima. Avere le idee chiare pure lei. L'anima vuole fare la regina di spade nella visione sciamanica, come anche il re di spade, è la mente trascendente, la mente lucida, le parole lucide e chiare guidate dal cuore. La sua anima vuole chiarezza. La sua anima vuole chiarezza, vuole parlare chiaro sulla base di quello che sente l'anima. Vuole fare i giusti tagli con assertività, non con rimpianti, con rimorsi. Vuole essere chiara la sua anima, vuole parlare chiaro. Vuole che tu dica la verità. E quali azioni farai? Quali azioni farà lei? Avanzerà il carro. L'anima vuole che tu parli chiaro e dica la verità a te stessa e agli altri o all'altra persona. Cosa farà in questa settimana lei con il carro? Ci sono energie femminili che prendono decisioni importanti guidando la loro vita verso ciò che le fa battere veramente il cuore, qualsiasi cosa sia, qualsiasi persona sia o idea o progetto. Quindi vedo dei femminili molto determinati a seguire il loro cuore e a prendere le redini della loro vita, come fa sul carro, e indirizzarle in quel sentiero che l'anima chiede. Quindi vedo femminili, è proprio quella sensazione, no? Dopo che quella cazzimma, si usa un po' quella cazzimma lì, che non è rabbia, è quello, capito? Io la riconosco bene quella cosa, che poi ti fa prendere il carro e anche la macchina, spostarti, andare, fare delle cose che hanno a che fare con la verità, questo farai. Mo' che si tratta di una persona, che si tratta di un progetto, che si tratta di un ideale verso cui vai, non ha importanza. Questa è l'energia proprio femminile. Cosa fa il femminile? Usa gli stratagemmi stessi che la mente gli può dare per andare incontro al suo benessere. Porta la mente al suo favore. Regia di spade, mente trascendente al servizio del cuore. Vediamo cosa ne deriva, qual è la magia che ne deriva, l'integrazione finale. Una forza, un coraggio senza precedenti. I femminili hanno il coraggio di superare l'apatia o la sensazione di penuria sentendosi più forti che mai. Cioè a livello psicofisico qua c'è una grinta, un entusiasmo pazzesco. Quello che ne deriva è l'integrazione di una grande dose di coraggio. E il coraggio serve quando la mente ti arrovella su certe questioni, magari già fatte, dette, stradette, e tu finalmente la affronti con grande dignità e con grande determinazione. Tu integri una forza senza precedenti, capace di domare gli istinti più bassi, che non è domare, ma di dare voce agli istinti più bassi con grande maestria. Più bassi non significa inferiori, cioè che sono la rabbia, come ti ho detto prima, no? È una dea, è un dio,
portarla dalla tua parte come alleata, perché magari un po' di insoddisfazione crea un po' di rabbia, no? Quella cazzima di cui ti ho detto prima. E cos'è quella cazzima? È quel leone lì, che se tu non lo sai guidare alla luce della consapevolezza della regina di spade, fa un casino, insomma, no? E quindi il coraggio di dirigere i tuoi istinti verso l'obiettivo e non disperderli, no? Trasformare la rabbia in impeto guerriero. Quindi il grande coraggio di fare cose che magari non avresti fatto. Quindi nella misura in cui c'è un ideale, c'è un progetto, c'è una persona, tu trovi il coraggio di parlare chiaro, di seguire il cuore, di fare azioni comandate dal cuore, quello che ne deriva è l'integrazione di un grande coraggio di affrontare qualsiasi cosa, con grande maestria, ok? E soprattutto senza ansia. Bello, bellissimo. Ok, tu stai riprendendo? Sì. E adesso andiamo a vedere con le specifiche che cosa ci raccontano. Allora, energia attuale di lui con il paggio di denari. 6 di spade, vedo proprio maschili che vanno anche, magari ci sono dei trasferimenti di lavoro anche, energie maschili che riprendono il potere di loro stessi come da re e quindi autorevoli dentro loro stessi. C'è il passaggio verso a questa apertura pratica e pragmatica come se si ricostruissero da zero, ma con grande entusiasmo. Quindi c'è anche un andare verso di lei, no? O un andare verso i loro progetti. Sì, e nella mente il re di denari, il cavaliere di denari, li vedo molto pratici, molto solidi e soprattutto faccio le cose a poco perché quelle cose che faccio a poco sono radicate. Concentrati anche sulla vita pratica, il loro lavoro, il denaro, ma da una prospettiva emotivamente presente, capito? Mettono il cuore in ciò che fanno, ecco, in tutto ciò che fanno, questo volevo dire. Cosa hanno nel cuore col 10 di coppe? Il 6 di coppe? Hanno quella sensazione di quando erano bambini. E nel cuore possono amare profondamente qualcuno o possono amare profondamente un'idea, un progetto o una famiglia d'anima, perché qua vedo dei maschili che hanno la tendenza a mettere il cuore in tutto ciò che fanno. E anche riconciliazione e anche quella sensazione di freschezza e di purezza che ti dà il 6 di coppe, quella nostalgia bella, no? Metto il cuore in tutto ciò che faccio, altrimenti appassisco. Questo è il senso. E il blocco in questi giorni con l'asso di coppe, la regina di bastoni, qua c'è una figura energia femminile, un'energia femminile molto forte, anche autoritaria da un certo punto e molto magnetica, verso la quale loro devono aprire il cuore. Questo è perché ti dico devono, perché ci riflettono, riflettono la mente chiara, vogliono idee lucide e poi la aprono, vedi i cavalieri di coppe. Quindi se inizialmente c'era una certa resistenza ad aprire il cuore verso una donna molto magnetica o un'energia femminile che può essere anche un uomo, un'energia femminile molto magnetica che quasi li ha disturbati o li può disturbare, no? Dal loro torpore, ecco, la regina di bastoni è una energia femminile che dà all'altra persona da lavorare su di sé, perché è magnetica, è attraente, è affascinante, tanto che può intimorire, no? E infatti vogliono avere le idee chiare, perché l'anima vuole idee chiare. Vogliono sondare il terreno, vedere che succede e poi aprirsi. Ok. Paggio di spade, la vera volontà dell'anima col paggio di spade è l'asso di coppe. L'anima vuole aprirsi. L'anima vuole che i pensieri di lui siano allineati al cuore e quest'asso di coppe lo vediamo qua. Se alcuni maschili possono aver interpretato questa energia femminile, che può essere anche un uomo, ripeto, come molto magnetica, quasi che li intimorisce, no? Allora l'anima dice là devi andare, perché c'è un aspetto di te che ti permette di realizzare il tuo amore, ma soprattutto realizzare te stesso. Abilità psichiche, energia del quarto chakra amorosa, il genio, no? Perché l'anima gli dice, siccome tu qua stai mettendo il cuore in tutto ciò che fai, per aumentare queste capacità
hai necessità proprio della genialità. Il genio, come vi dico sempre, è la forza, è una delle 3 forze che abita il quarto chakra. Prima c'è la dama o il cavaliere, è la forza con la quale noi ci innamoriamo. A un livello più profondo c'è il genio, a un livello ancora più profondo c'è il maestro interiore. Ecco, l'anima vuole che il maschile apra il suo cuore a un'energia femminile che può averlo intimorito, allo stesso tempo gli permette di lavorare su di sé. Apri il cuore, dice datti, 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 questo ti permetterà anche di investire nella tua vita quotidiana con maggiore potere. Ok. Le azioni con il 7 di denari, la regina di spade, e infatti qua abbiamo, sì, 2 regine, lo so, adesso vi faccio tutti i livelli. Allora, primo livello più profondo, uguale per tutti. Le azioni del maschile sono volte ad avere una mente lucida affinché si possa realizzare una buona semina. Ok? Mente chiara, cuore allineato. Ci possono essere 2 regine. Magari ci sono dei maschili che hanno avuto delle vecchie relazioni da cui sono andati via, lo vediamo qui, 6 di spade, no? Nuovi approcci nella loro vita pratica, quotidiana, lavorativa, e anche un approccio con una persona che è ancora al blocco, perché non si sono ancora dati, perché hanno magari lasciato una relazione precedente, eccetera. Quindi non fanno passi azzardati, stanno attendendo prima di fare un passo nei confronti di una donna che hanno conosciuto da poco, con la quale ci stanno da poco, però non si sono ancora esposti perché avevano altre relazioni, altre situazioni precedenti. O situazioni che li hanno un po' feriti. Questo è un archetipo femminile ferito, mi spiego. Quindi anche se non è una persona, anche se non sono maschili che hanno avuto delle reazioni precedenti, è l'archetipo femminile ferito, questo con la regina di spade. Attendono, perché aprendo il cuore al loro femminile interiore che li accende, regina di bastoni, allora fanno delle azioni di apertura che sono bellissime. Ok. Sul cavaliere di coppe, qui sono femminili magari arrabbiati, la percezione che hanno di femminili arrabbiati, perché sono delle cose che stiamo risolvendo ataviche, molto antiche. Alla fine, cavaliere di coppe, l'integrazione finale, il mago, chiaro come l'acqua, liscio come l'olio. Alla fine qua c'è la manifestazione di un'apertura emotiva, di inviti d'amore, di una dichiarazione d'amore. Alla fine loro risolvono il femminile ferito dentro e si aprono a una nuova manifestazione di amore, più consapevole, più gioioso, più connesso con la loro verità interiore, ok? Perché hanno risposto alla chiamata del loro femminile interno. Accendi il tuo cuore, accenditi, ok? Ok. Andiamo da quest'altra parte. Energia attuale del femminile con il cavaliere di bastoni. Il 6 di coppe. Qua i femminili hanno energia nei suoi confronti, di lui o nei confronti della vita, molto entusiasta, perché molti femminili hanno contattato la loro bambina interiore o bambino interiore che le sta portando a realizzare i desideri del loro cuore. Lo so perché molti di voi mi avete scritto che state facendo anche il rituale, il secondo rituale che ho postato sul video, sulla playlist yoga sciamanico, risveglia il tuo potere occulto, dove c'è il rituale della bambina o bambino interiore, e ecco qua che le carte rispondono a quello che stai realizzando, capito? Anche se non avete fatto il rituale, questa carta è un invito, questa combinazione è un invito a fare quel rituale, risveglia il tuo potere occulto, dove mettiamo i cristalli arcobaleno e la spada di luce. I pensieri di lei col 9 di coppe, l'asso di bastoni, quindi lei è molto accesa, c'è molta Kundalini, la voglia di fare, di scoprire, di osare. Sì, nel cuore, vediamo questo 5 di denari, approfondiamolo un po'. 8 di spade, loro usano l'energia di sentirsi bloccate da una sensazione di perdita o di penuria a loro favore. Questo è il senso. Usano l'energia di sentirsi messe da parte o sentirsi bloccate rispetto a qualcuno o una circostanza, a loro favore la usano. Il 4 di coppe al blocco, qual è il blocco di lei in questa settimana, in questi giorni?
Il giudizio, prendere la decisione che poi prendono, eccola qua. Decisione di impugnare la spada di luce, eccola qui, quella che c'è in questo rituale che avete già fatto, che vi consiglio di fare, ripeto, in questa settimana. Prendere le redini della situazione e trovare il coraggio di affrontare qualsiasi cosa, acquisendo potere, forza e realizzazione. Magari alcune di lei qua stanno un po' insoddisfatte perché non c'è una chiamata di lui o di qualcuno, e si sentono, vogliono stare bene prima di tutto con loro stesse, vogliono un nuovo inizio o un nuovo amore, cioè, capito? Ci sono vari livelli del nostro lui-lei. Io mi auguro che voi li applichiate, quelli che vi dico che sono il substrato di tutto nelle vostre circostanze. Ok, vediamo le vere intenzioni dell'anima con la regina di spade. 8 di bastoni, le vere intenzioni dell'anima sono quelle di avere la mente chiara, la mente lucida, parlare, muoversi e far fluire l'energia. Ok? Perché il giudizio al blocco è l'insoddisfazione col 4 di coppe per una decisione che sta essendo rimandata. È una decisione che deve essere presa, cioè lei ha sentito la chiamata dell'anima, ok, ci sono delle decisioni che deve prendere in conformità a quella chiamata dell'anima. La prima decisione che deve prendere è prendere in mano le redini della propria vita e vedere ciò che il mondo le offre, anche se in questo momento con l'apatia non la sta vedendo. Cos'è che ti offre il mondo? Esattamente tutto quello che hai davanti. Cosa ho davanti? Quello che hai davanti è esattamente ciò che ti serve per rafforzarti. Ok. Le azioni che farà con il carro. Il 3 di bastoni si mette alle spalle il passato di apatia e prende la decisione di guardare al futuro con entusiasmo, quindi apertura di cammino. Vado, faccio e poi vedo che succede. Questo è il modus operandi di lei in questi giorni. Cosa ne consegue? La forza. Vediamo la specifica sulla forza. Il 10 di spade, il coraggio di superare una cosa atavica, vecchia, tradimenti, sconfitte, abbandoni, una cosa già superata, relazioni ormai logore da un punto di vista, ormai obsolete direi, non logore, da un punto di vista evolutivo. Lei ha il coraggio di oltrepassare una vecchia ferita karmica col 10 di spade. Perché ci vuole questo coraggio qui per superare il 10 di spade a livello di arrovellamento, no? Di arrovellamento mentale, spade sono il mentale, la mente ti fa pensare a quello che è successo nel passato, bla bla bla, allora mi viene la sensazione di impotenza, di nuovo. Avete visto, lo state sperimentando migliaia di voi, che grazie alle pratiche, 21 giorni, eccetera, no? Quelle che sappiamo già, voi state superando tutto. E io vi faccio un applauso! Vi faccio un applauso! Cioè, tutto, ok? Voglio mettere un attimo su questa, la forza 10 di spade, qual è l'aspetto profondo lì? Qual è l'aspetto? Aspetta, quale carte ci metto qua? Ah sì, dai, mettiamoci l'archetipo là sopra. Qual è l'aspetto che viene integrato con questo? Qual è l'archetipo? La bambina magica, la magia, credere nella magia. Che poi la magia è tutto. La magia è qualcosa di così semplice perché è legata al terzo chakra, no? Volere e potere è legato al terzo chakra. Nel terzo chakra come spirito, ti ho detto che prima nel quarto chakra come spirito abbiamo 3 spiriti importanti che sono quelli della dama o del cavaliere, del genio e del maestro interiore. Nel terzo chakra c'è lo spirito della sciamana, dello sciamano, del mago, della strega, dello stregone, cioè, capito? Volere e potere. La magia, che cos'è la magia? Se non l'arte di operare i cambiamenti attraverso la forza di volontà. Attraverso la forza di volontà con il coraggio. Tu questa settimana c'è il potenziale per operare dei cambiamenti grazie al coraggio che viene integrato, realizzando magia. Nigna magica, bambina magica, è quel 6 di coppe lì. Vedere in tutte le cose il potenziale della bellezza sagrada, creer che tutto è possibile. Vedere in tutte le cose il potenziale della bellezza santa. Credere che tutto è possibile. Questa è la cosa che viene integrata in questa settimana. Capito? È l'aspetto. Volere e potere. E tu integri questo.
Poi le carte leggono il potenziale per te, va bene? Niente scritto sulla pietra. Perché? Nel momento in cui le carte leggono il karma individuale e collettivo, poi è la stessa cosa, siamo uno, quindi è normale che ti ritrovi. Perché? Perché siamo uno, siamo espressione dell'anima mundi, che si individualizza in tanti corpi. Allora, che anche pure il corpo è un sogno, un'illusione, un'immagine. Vabbè, ma non entriamo nel merito a questo. Quando tu segui, allora, il potenziale che dicono le carte, allora come mi scrivete sempre, ho realizzato questo, questo e questo. Bene, perché? Hai seguito il sentiero delle carte, altrimenti ripetiamo lo stesso ciclo, ripetiamo le stesse cose. Hai capito che ti voglio dire? Questo è il potenziale ed è bellissimo, bellissimo. E adesso, nel frattempo, tu stai riprendendo? Sì. Andiamo a vedere adesso con i miei oracoli lui-lei cosa questo cavalierone col magone, no col magone, col mago, dirà lui a lei. Come vedete abbiamo il 6 di coppe qua, 2 volte. Cosa vuol dire il maschile e il femminile? Che c'è un ritorno all'innocenza, proprio come ci hanno detto le carte qui. Ritorno all'innocenza. E qua, che cos'era? E qua la bambina magica. E che cos'è l'innocenza se non è il creatore? Quando eri piccola, no? Ti sentivi padrone del mondo, stupendo. Ok, c'è un ritorno lì. Perché il passato non esiste in quanto per l'anima. Il passato è la possibilità di pacificare o di perdonare con il pentacolo magico. Il futuro è la possibilità di creare. Non esiste il futuro. Allora, che futuro vuoi creare adesso che non esiste il futuro? Vuoi creare un futuro degno di questa magia? Bene, allora, stai annoiata così, usa questa noia, questa sensazione di blocco, senti l'emozione, sentila tutta, fatti la pratica per realizzare questa magia in questi giorni. Ok? Allora, vediamo un po' lui cosa dice. Ah, abbiamo nominato 2 regine. Ti penso anche quando sto con lei sto impazzendo. E quindi per un gruppo sostenuto di chi guarderà questo video c'è questa dualità femminile, no? Che te l'ho già detto prima, mi sono uscite le 2 regine. Allora, quindi, come primo aspetto abbiamo, allora, se questo è il tuo caso, ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo e questa è l'altra persona, regina di spade con il 7 di denari. Bene, l'anima di lui dice apriti a te che stai guardando, se questo è il tuo caso, se tu sei l'altra persona, no? E questo cavaliere di coppe con il mago è per te, che non sei lei dell'altra persona, sei tu, quella verso la quale lui dice ti penso, anche quando sto con lei sto impazzendo. Quindi qua c'è la manifestazione per te. Ora, questo era il pettegolezzo sacro un po' più in giù. Andando un po' più su, che riguarda magari anche te che stai vivendo questa situazione, no? La zona comfort è dovuta al femminile ferito che il maschile ha dentro. Quando si procrastina, no? Quando non si mettono le cose in chiaro con la persona con la quale si sta, che magari il cuore ti batte per un'altra persona, no? È la paura del cambiamento. Paura del cambiamento, di uscire da una zona comfort che il femminile con il quale ti trovi ti sta dando, che ti è servito fino a un certo momento evolutivo. Adesso se arriva un'altra persona non ti serve più quell'approccio che avevi con l'altra storia. Ok. Quindi qua ci sono per il maschile la necessità di fare pace con i femminili, di fare pace col suo femminile interno. E qual è il blocco? Qua. Quello di aprire il cuore all'eros. Apri il cuore all'eros. Apri il cuore alla passione, qualsiasi cosa sia, qualsiasi cosa accada. Apri il cuore alla passione, perché apri il cuore alla passione ti permette di realizzare quello che l'anima sta chiedendo.
cioè apertura del quarto chakra. Apri il cuore alla passione, apri il cuore all'eros. Ok? Cos'altro? Sono sempre accanto a te, sì, e lo vediamo già, anche se è lontano per altri motivi, sono sempre accanto a te. E poi sto male senza di te. È proprio questo dolore che lo porta poi a realizzare il Cavaliere di Coppe e il Mago, capito? È proprio questa darsi a quest'eros, a seguire il creatore dentro di sé che lo porta a darsi, va bene? Però su un livello più alto, su un livello più alto, sì. Ora, vediamo un po', tu stai riprendendo? Sì. Vediamo un po' di metterci un altro archetipo per lui, qual è l'archetipo che viene integrato, e poi facciamo tutto il riassunto finale. L'autosabotaggio non si autosabota più, ma lo vedevamo già all'inizio, E non si sabota più. L'autosabotaggio è quando non segui il cuore, la mente qua, il cuore gli sta dicendo segui la passione, segui l'eros, quindi ha il potenziale di non autosabotarsi più. Perché? Rifacendo un po' il riassunto, no? Ora ti spiego perché non si autosabota più. Rifammi vedere bene le carte. Allora, lui che arriva con un paggio di denari che attraversa il 6 di spade, no? Qua abbiamo un uomo che sta lasciando una riva conosciuta, però lentamente. Non c'è clamore, no? Te l'ho detto anche col 7 di denari. Sta imparando a stare nel mondo in modo nuovo. È solido, apparentemente stabile, ma è una stabilità che trattiene, che rimanda un po', che dice ancora un attimo, no? E nel cuore c'è quel 10 di coppe, col 6 di coppe, che è un amore antico, un amore familiare. Non è un capriccio questo amore qui, è una memoria dell'anima. Il suo blocco è rivelatore. L'asso di coppe con la regina dei bastoni è l'amore che nasce in questi giorni, che incontra questo fuoco femminile non perché, cioè non è tanto lei sia troppo nella misura in cui c'è la paura di sentire, e questo è il senso, lui ha paura di sentire tutto, ha paura di essere visto, di desiderare davvero, questa è la paura che stanno andando incontro, il superamento del maschile, che poi è anche il tuo, la paura di fare azioni volte a un vero sentire, no? E per questo che l'anima parla col paggio di spade e l'asso di coppe di nuovo e ti dice voglio la verità, ma devi prima imparare ad ascoltare l'amore. E quindi le azioni sono lente, sono chirurgiche, 7 di denari, regina di spade, osserva, pesa, taglia illusioni. E quello che poi integra è potentissimo, cioè Cavaliere di coppe con il mago, quando si muove lo fa da creatore, quando ama trasforma il suo autosabotaggio, non si autosabota più. E gli oracoli che parlano chiaro, ti penso che anche quando sto con lei sto impazzendo, anche nella misura in cui c'è triangolazione, sì, ma non come peccato triangolazione, come specchio del femminile ferito. Cioè un uomo diviso perché non ha ancora unificato il suo cuore. Due donne, quando un uomo ha due donne, dovete vederle come polarità della stessa anima, no? E questo è il senso che si va a integrare. E lei ha una fiamma antica che torna a correre, questo cavaliere di bastoni, il 6 di coppe, lei ha un desiderio vivo, ha visione, vuole il piacere possibile, ma nel cuore c'è questo nodo, 5 di denari con 8 di spade, e quel sentirsi esclusa, non scelta, prigioniera ancora di una mancanza che parla più del passato che del presente. Sono una risoluzione che sta facendo, di memorie che stiamo facendo in questi giorni di fuoco, no? Questo blocco sacro, il 4 di coppe, l'insoddisfazione con il giudizio che ti ho spiegato prima, fondamentalmente significa questo: lei sta imparando a non accontentarsi più del poco. Come vi dico sempre, sognate in grande. Noi ci hanno devastato la capacità di sognare, allora dico sognate in grande. Risorge dal torpore emotivo,
Infatti le vere intenzioni dell'anima sono chiare: regina di spade, 8 di bastoni, verità, direzione, parola che libera, e le azioni lo dimostrano. Il carro con il 3 di bastoni che leva avanti, guarda lontano, non aspetta più di essere scelta. E l'energia finale è iniziatica, la forza col 10 di spade, la forza di chi ha attraversato la fine senza indurirsi. Tant'è che gli oracoli poi, bambina magica, guida, innocenza, rallentare, non correre dietro all'amore, ma diventa tu il luogo in cui l'amore può tornare, 6 di coppe. Quindi questa settimana ci insegna questo. L'amore vero non chiede di vincere una competizione, chiede integrazione. Il femminile smette di aspettare e il maschile è costretto a scegliere. Quando quindi il femminile smette di aspettare, il maschile è costretto a scegliere. E quando il cuore sceglie, non può più mentire. Questo è il passaggio di questi giorni, questo è il fuoco. E chi resta in questo fuoco rinasce. Wow! Ragazze mie, ragazzi, io non aggiungo altro, penso che è stata una bella botta iniziatica anche questa ed è bellissimo così. Detto questo io concludo qua, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!